Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo e vi do il benvenuto sul mio canale in cui condivido le mie ricerche ed esperienze di viaggio per aiutarvi ad organizzare i vostri viaggi fai da te. Oggi parliamo di Islanda con occhio attento al portafoglio perché se vi siete anche per caso interessati a un viaggio nella terra del ghiaccio saprete che è cara. Anzi carissima. Partiamo come sempre facendo un'analisi di tutti gli aspetti del viaggio, cercando di dare per ognuno di questi un consiglio per spendere meno. Detto questo iniziamo con il nostro video, ma solo subito dopo la sigla. Come detto, l'Islanda è carissima, praticamente su tutto, i pasti, gli hotel, le escursioni e la macchina. Quindi vediamo per ognuno di questi punti come fare per risparmiare. Parleremo degli alloggi nel quarto blocco, ma diamo un'indicazione di massima dicendo che una stanza in hotel non costa meno di 100 euro a notte, mentre nei ristoranti è difficile spendere meno di 40-50 euro a pasto. Nota positiva, i supermercati sono in proporzione al resto decisamente più economici. Capitolo auto, se, come probabilmente farete, decidete di noleggiare un'auto, questa va prenotata per tempo, sia per non rischiare che la disponibilità sia limitata, sia per spuntare un prezzo migliore. Nei periodi più turistici come luglio e agosto, se siete un pochino avventurosi, potreste anche decidere di fare qualche tratta in autostop, perché in Islanda questo sistema funziona abbastanza bene e un sacco di gente si fa dare un passaggio mettendo fuori il pollicione. Le escursioni sono probabilmente le cose che vi costeranno di più in assoluto. Ogni uscita che si imbarca sui ghiacciai partono da un minimo di 70-80 euro a persona fino ad arrivare anche a 150-200 euro, dipende tutto dal tipo di attività e attrezzatura necessaria. Ad esempio, attrezzatura polare per i giri in barca, tute, ramponi, trasporti per i ghiacciai e tutto quanto può beneficiare molto il costo. Infine la moneta. Sapere che in Islanda si paga con la corona islandese in realtà vi interessa molto poco, perché letteralmente ovunque pagherete con la carta di credito e questa cosa è fantastica e comodissima. La cosa meno costosa in un viaggio in Islanda, se prenotate per tempo, può probabilmente essere il volo aereo. Infatti alcune compagnie low cost, come la EasyJet, organizzano voli diretti andata e ritorno dall'Italia anche con 150-200 euro e il tempo per una tratta si aggira tra le 4 e le 5 ore di viaggio. In alternativa date un occhio anche alle compagnie locali come Icelandair, che so organizzare alcuni voli diretti ad esempio da Roma, ma anche con Ryanair e Wizz Air. Dirvi quando è meglio andare in Islanda è un bel dilemma, perché come sapete i paesi del nord Europa alternano mesi di luce, quelli estivi, a mesi bui, cioè durante l'inverno. Intuitivamente uno dice vado quando fa meno freddo e c'è più luce, quindi tra la tarda primavera e la fine dell'estate. Questo sì, ma no, nel senso che se dovessi dare un'indicazione generica direi sì tra maggio e agosto, quando appunto le giornate sono più lunghe, le temperature più piacevoli e soprattutto tante attività, percorsi che sono chiusi durante il periodo invernale vengono riaperte. Ma allo stesso tempo è da tenere conto che non è il periodo per vedere le aurore boreali, che sono ovviamente uno dei principali motivi per recarsi in Islanda. Infatti le aurore solitamente sono visibili tra settembre ad aprile, tuttavia tenete a mente che le temperature in inverno sono rigidissime, ciò significa che percorrerete strade ghiacciate, uscirete per poco tempo e avrete pochissime ore di luce. Quindi prima di partire pensate bene a qual è il motivo principale che vi spinge a fare un viaggio in Islanda. La mia ricetta è che se andate per la prima volta immagino vogliate anche conoscerla e godervela di più, quindi andateci a giugno e se volete tornate poi in inverno. Oppure un ottimo compromesso può essere quello di andarci in primavera o in autunno quando le ore di luce sono discrete e avete buone chance di vedere l'aurora boreale. Come ottimizzare i costi sfruttando al meglio gli alloggi in Islanda? La prima cosa da fare è prediligere gli appartamenti e i B&B piuttosto che gli hotel. Questo per due motivi. Il primo è che si può entrare in contatto con i locali e usufruire dei loro consigli sul luogo, e il secondo è che sfruttare la cucina negli appartamenti per prepararti la cena è uno dei sistemi più efficaci per non farti spennare nei ristoranti. Inoltre, se affitti un appartamento in gruppo, magari con altri turisti in cerca di un alloggio, farai anche amicizia, ti sentirai
porterai a casa e risparmierai un bel po' di soldi. Secondo consiglio, usa gli ostelli e vai in dormitorio, dormi con 30-35 euro a notte, ma anche una camera singola in ostello ti può far risparmiare 20-30 euro rispetto agli hotel tradizionali. E portati il sacco a pelo, perché le lenzuola sono spesso escluse e si pagano a parte. Terzo consiglio, nel periodo estivo pensa ai campeggi, ogni tanto costano pochissimo e sono un'ottima soluzione per risparmiare e destinare i tuoi soldi ad altre attività. A mio parere il viaggio in Islanda si fa in auto e ovviamente noleggiare è la prima cosa da fare. La strada principale è la Hringvegur, che circonda tutta l'isola, che sostanzialmente vi porta in quasi tutti i principali siti di interesse, mentre le strade che attraversano all'interno il paese sono per lo più piste sterrate e percorribili solo nelle stagioni più calde. Se andate in inverno fate molta attenzione, guiderete un'auto con ruote chiodate perché le strade saranno tutte ghiacciate e alcune di esse completamente chiuse e non percorribili, quindi prestate attenzione e soprattutto scaricate sul vostro telefono le app per tenervi aggiornati sul meteo, come questa, e scaricatevi anche le mappe offline di Google Maps, che sono le più affidabili anche quando vi spostate a piedi. Se invece decidete di spostarvi con gli autobus, la compagnia locale si chiama Strætó. Una curiosità per i più avventurosi: l'Islanda è un'isola e come tutte le isole si può ovviamente raggiungere via mare. Il traghetto parte dalla Danimarca, si affronta con la compagnia Smyril Line, che fa scalo alle isole Faroe. Il tragitto copre una distanza di circa 1200 km e il viaggio dura circa 2-3 giorni. Se invece volete muovervi via mare all'interno del paese, come ad esempio la penisola di Snæfellsnes e le isole Vestman, la compagnia a cui dovete affidarvi è la Sea Tours. L'Islanda è famosa per i suoi spettacolari ghiacciai che coprono circa il 10% della superficie dell'isola. Il ghiacciaio più grande d'Europa, il Vatnajökull, si trova nell'est dell'isola e copre un'area di oltre 8.000 km², risultando così il ghiacciaio più grande d'Europa. Il Langjökull è invece il secondo più grande dell'isola e si estende per una superficie di 950 km². Un altro ghiacciaio facilmente accessibile è il Sólheimajökull, che si trova vicino alla città di Vik, nella regione meridionale dell'isola, ed è ideale per escursioni a piedi e in motoslitta. Visitare un ghiacciaio in Islanda è un'esperienza, ragazzi, straordinaria, ma anche un'avventura da affrontare con estrema attenzione e con dovute precauzioni. Per prima cosa è importante vestirsi adeguatamente, con abbigliamento tecnico, resistente alle basse temperature e alle intemperie. Secondo, è importante non avventurarsi mai su un ghiacciaio senza l'accompagnamento di una guida esperta e senza un'adeguata formazione. Terzo, è fondamentale rispettare tutte le indicazioni e le aree delimitate per evitare di incorrere in crepacci, zone instabili e pericolose. Non possiamo infine non menzionare un aspetto estremamente triste su questi capolavori della natura, ovvero il fatto che la massa di ghiaccio in Islanda è diminuita del 7% solo negli ultimi 20 anni, e questo dato è così allarmante che la stima è che nell'arco di 150-200 anni l'Islanda non ospiterà più ghiacciai perenni al suo interno. L'altro elemento magico che evoca l'Islanda sono ovviamente le aurore boreali, conosciute anche come le luci del nord. Come probabilmente molti di voi già sanno, si tratta di un fenomeno atmosferico che si verifica quando le particelle cariche del vento solare entrano in contatto con la magnetosfera terrestre, producendo un effetto di luce verdastra fluttuante nel cielo. Se il cielo è limpido, le aurore boreali sono visibili in quasi tutto il paese, ma soprattutto nelle aree più isolate e con meno inquinamento luminoso. In particolar modo nelle zone settentrionali dell'isola. Fotografare un'aurora boreale può essere un'esperienza unica e, ragazzi, vi voglio dare 5 consigli velocissimi per catturare al meglio questo spettacolo naturale durante il vostro viaggio in Islanda. Numero 1, portatevi una macchina che scatti in modalità manuale e un treppiede. Numero 2, impostare un'apertura del diaframma ampia come f2.8 o simili, o quello che si avvicina di più, il più basso possibile, diciamo, per far entrare più luce. 3, impostare un'esposizione, cioè un tempo di scatto piuttosto grande, tra i 10-30 secondi, a seconda ovviamente dell'intensità dell'aurora boreale. Numero 4, usate l'autoscatto con timer per evitare di disturbare lo scatto con inutili vibrazioni della mano, ma alla fine di tutto cercate di godervi l'esperienza senza preoccuparvi troppo della fotografia, ma se riuscite in entrambe le cose, tanto meglio. Che giro fare e
Quali luoghi dovete visitare in Islanda? Partendo da Reykjavik, il primo luogo da visitare è il cosiddetto cerchio circolo d'oro, che prende il nome dal fatto che tocca 3 famose attrazioni naturali. La prima è il parco nazionale Thingvellir, sede del primo parlamento islandese del X secolo. Uno dei parlamenti più antichi della storia, ma anche il luogo di incontro di 2 placche continentali, quella europea e quella americana. Le altre 2 attrazioni sono la splendida cascata Gullfoss e l'area geotermale di Geysir, dove si trova il famoso Geyserstrokkur, che eruta a intervalli regolari, quasi come un orologio svizzero. E come capirete dal nome Geysir, la parola geyser deriva proprio da questa area del pianeta. Dal cerchio d'oro si scende verso sud, ricongiungendosi alla Ringvegur, la già citata strada ad anello che circonda l'isola. Lungo la costa sud si incontreranno le cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss, fino al villaggio di Vik. A Vik si trova la spiaggia nera vulcanica che ha sullo sfondo dei meravigliosi faraglioni, il promontorio spettacolare di Dirolei, da cui si gode di una vista incredibile della costa islandese e in cui si trova un faro isolato, e infine il già citato Soleimajökull, in cui potrete prevedere un'escursione guidata. Si prosegue verso est in direzione Skaftafell, all'interno di una gigantesca pianura su cui sfondo si scorgono le montagne che nascondono i più grandi ghiacciai d'Islanda, fino a raggiungere il lago glaciale di Fjallarlón e Jökulsárlón, una laguna artica ai piedi del Vatnajökull e all'interno della quale galleggiano degli iceberg che si staccano appunto dal ghiacciaio e prendono man mano il largo in direzione del mare, e sciogliendosi fino a diventare dei cuboni di ghiaccio che in alcuni periodi dell'anno costellano questa spiaggia meravigliosa. Ai margini della laguna vivono anche alcune foche. Sosta Hofn visita il maestoso Vatnajökull in tutta la sua maestosità e poi via in direzione lago Mývatn, verso nord su una delle strade a volte letteralmente a picco sull'oceano e che nell'ultima parte verso l'interno non è sempre facilmente percorribile. Tuttavia, se arriverete al lago Mývatn, vi troverete in un'area ricchissima di azioni vulcaniche, geyser, vulcani spenti e che ricordano in un certo senso un po' l'isola di Lanzarote in Spagna. Direzione Cureiri, fermandosi prima a vedere le cascate di Godafoss, infine direzione ovest verso la penisola di Snæfellsnes, in cui avete molte cose da vedere. La cima del vulcano Snæfellsjökull, che offre splendide vedute panoramiche della penisola, la spiaggia nera di Djúpalósandur, il faro di Svartoloft, situato in una scogliera a picco sul mare, le cascate di Kirkjufell, una delle cascate più fotografate in Islanda, situata vicino alla montagna di Kirkjufell, e i pittoreschi villaggi di Arnastapi e Grundarfjörður. Cosa si mangia in Islanda? Innanzitutto pesce, tanti tipi di pesce e nelle maniere più assurde, dal baccalà alle zuppe d'aragosta fino alla più impegnativa carne di squalo putrefatta. A Reykjavik potete trovare diversi street food che vi consentiranno di spendere meno dei 40 euro citati prima e che vi permetteranno di mangiare anche un pochino più tardi. Ricordate che anche nella capitale dopo le 21:30-22 non trovate più nulla di aperto per mangiare, tranne appunto alcuni street food. L'agnello è una carne molto consumata di Islanda e che sanno anche cucinare molto bene. Da provare il brennivin, che è l'alcolico tipico, un'acquavite chiara che viene distillata dai cereali o dalle patate, e le birre islandesi, che sono solitamente chiare. Le più diffuse sono la Egils, la Thule e la Viking. Ok ragazzi, questi sono i miei 9 consigli da sapere prima di partire per un viaggio in Islanda. Un viaggio unico per la sua natura selvaggia, i suoi ghiacciai, i suoi vulcani attivi, le sue cascate imponenti, le sue spiagge di sabbia nera, il suo cielo illuminato dalle luci nordiche. Insomma, un luogo incredibile che toccherà la parte più profonda della vostra anima di viaggiatori. Se avete altre informazioni da condividere su questo viaggio, scrivetele qui sotto nei commenti, e se questi video vi sono utili vi chiedo di supportarmi mettendo un like ed iscrivendovi al canale YouTube. A voi costa letteralmente un secondo del vostro tempo, ma per me è fondamentale per portare sempre nuovi contenuti come questi su tanti paesi del nostro meraviglioso mondo. Bene ragazzi, per oggi è tutto e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!